Posso chiederti com'è nata il Piolis on Fire cantato sul pullman, che è una cosa che ha fatto emozionare tantissimo i tifosi e è stato il motivetto di tante settimane. Sì, guarda, è nata in maniera molto molto casuale, in realtà, perché banalmente diciamo che Free From Desire è una canzone che ormai è fuori, è sul palcoscenico musicale da anni, Sì. direi. Non stiamo parlando Molti di non una erano nemmeno canzone. nati, molti giocatori del Milan Esatto, attuale. esatto, esatto, esatto. Non so precisamente di che anno sia, ti dico la verità, a passo, Sì, però siamo 96, ecco, 97, ecco, credo. ecco, quindi esatto, tanti giocatori del Milan non erano nemmeno nati quando è uscita quella canzone. E di ritorno dalla trasferta di Genova contro Mm. la Sampdoria, Mhm. trasferta peraltro molto particolare per il fatto che il Milan sia andato in aereo a Già. Genova con 30 minuti di volo fatti praticamente da Ecco, io Milano ti chiedo cosa, a perché il Milan va in Genova. aereo a Genova? Cioè, c'era un motivo logistico, non lo so, però... Posso dirti che non lo so Ah, va assolutamente, bene. ma posso provare ad ipotizzare un qualcosa, ovvero la difficile situazione relativa alle autostrade liguri. Ah, Chiaro, Credo ecco. che, chiaro. credo che per lavori, per Ok. insomma, tratte non particolarmente sicure, diciamo, il senso sia stato quello, ecco. Quindi Mm. credo che sia stato questo il motivo. Poi normalmente, sai, quando vai in trasferta si cerca sempre anche di strappare il minuto, no, per cercare di far viaggiare il meno possibile una squadra, quindi probabilmente è stata anche quella la scelta. È vero che comunque magari quando vai insomma in aeroporto un po' di tempo per passare, diciamo, dal cosiddetto check-in, che anche noi facciamo, perché i borsoni Sì. con i cavalletti, le camere, comunque vengono sempre sottoposti a controlli e via dicendo, quindi anche lì di tempo ne perdi, oltre alle varie fasi del decollo, dell'atterraggio, eccetera. Però credo che sia stato più dovuto ad una questione di sicurezza relativa Quindi a alle Genova Pioli's on autostrade fire liguri. per il 2-1, per la vittoria Per la importante. vittoria 2-1, esatto, con gol di Kessie e Castillejo, e insomma era nata così, era nata totalmente in maniera casuale, perché poi noi tra l'altro nel tratto da Marassi all'aeroporto non eravamo insieme alla squadra, perché la squadra ci è arrivata con un pullman, ovviamente il pullman della squadra, e noi ci siamo arrivati con il pullman che Certo. comprendeva lo staff, i magazzinieri, eccetera eccetera. E quindi non abbiamo vissuto propriamente quel tipo di momento lì, ma lo abbiamo vissuto grazie ai video che ci hanno mostrato Samu Castillejo e Hakan Çalhanoğlu, se non ricordo male, nonché anche Teo Hernandez, dove improvvisamente, insomma, l'autista del pullman del Milan, il buon Domenico Gelsomino, ha deciso di mettere all'improvviso questa canzone, e Ah, vedi. sono impazziti letteralmente alcuni giocatori, tra i quali già citati appunto Castillejo, Çalhanoğlu e Teo Hernandez, che presi insomma dall'entusiasmo dell'ennesimo successo di questa stagione, hanno tramutato questo Freed From Desire in Pioli's on Fire. Ho visto tanti video in cui tu imitavi Ibrahimovic davanti a lui, ma io voglio, Sì. voglio che tu riviva l'emozione della prima volta, quando hai capito che ti stava guardando per la prima volta mentre lo stavi imitando. Ragazzi, è Cioè, stata poteva reagire in durissima. qualunque modo a quel Bravo, punto. bravo, è stata durissima, ma lì devo dire che fortunatamente ha aiutato il risultato ottenuto, perché la prima volta in cui lui ha conosciuto questa cosa e ha saputo di questa cosa è stata dopo Sampdoria Milan 1-4, Sì. partita in cui Zlatan Ibrahimovic segna una doppietta, in cui sostanzialmente la stagione anche per il Milan si era già conclusa con l'obiettivo Europa League raggiunto, quindi da questo punto di vista l'umore era assolutamente ottimo. Il Milan arrivava anche da una serie di risultati ovviamente post lockdown assolutamente positiva, e quindi il clima era assolutamente sereno. Che cosa succede? Dopo l'intervista fatta appunto con noi di Milan TV, lui sta per andare via, tra l'altro una scena bellissima, lui arriva in postazione intervista in maglia e mutande con i calzettoni e in ciabatte, quindi proprio pre-doccia. Ovviamente l'inquadratura non ha permesso di inquadrarlo interamente, ma anche se in realtà il video poi postato sull'account TikTok del Milan e sui vari social lo ha mostrato insomma in questa bellissima mise.
E Nicola Pozzi dell'ufficio stampa con un grandissimo assist ha praticamente detto a Zlatan: ma tu sai che qui di fronte a te hai il tuo più grande imitatore? E lui fa sì. Per tua grande gioia, immagino. Sì, no, ma peraltro anche per mia grande sorpresa, perché mi ha colto totalmente alla sprovvista, tant'è che io sono rimasto un po' piantato e lui fa ah sì, però se ne stava andando Ibra, no? E Pozzi poi fa no, ma faglielo. Allora a quel punto ho dovuto trovare il coraggio di farglielo e ho preso una sua frase che mi era rimasta in mente, no? E dalla sua prima intervista fatta, peraltro, proprio contro la Sampdoria nella gara d'andata pareggiata 0-0, giorno del suo ritorno in campo con la maglia del Milan. Frase in cui lui dice che quando si deve andare in area si deve mazzare, si deve andare per mazzare gli avversari. E allora io ho detto questa cosa e lui in realtà mi ha risposto con un sorriso bellissimo, cosa che non mi aspettavo minimamente, dicendomi allora la prossima volta l'intervista senza andare in video la fai tu. Quindi la fa lui a te, ancora meglio, scusami, si potrebbe fare. La prossima volta fai tu. E allora io ho detto va bene, quando vuoi. Aspettiamo per il finale di stagione, magari dopo Milan-Sampdoria, visto che c'è sempre la Sampdoria di mezzo, dopo la prossima. Chissà. Del resto mai contraddire Zlatan. No, anzi. No.